Argomento di oggi, Moto Morini X-Cape 650 oppure X-Cape 650, come preferite. E direi che questo è un argomento molto interessante perché con questa moto, con questo modello, la Moto Morini, la nuova Moto Morini, quella che ha sede a Trivolzio in provincia di Pavia, vuole fare il grande passo, ovvero passare da brand costruttore di praticamente special di serie con piccoli numeri a marchio pronto per affrontare il mercato di massa. Azzardiamo un pronostico dando merito all'ottimo lavoro degli uomini di Moto Morini. La nuova piattaforma motorizzata con il bicilindrico parallelo da 650 cm3 è destinata a fare bene sul mercato. Di fatto ha già dato vita a 2 prodotti dedicati alle famiglie di motociclisti più numerose. Infatti se la 6,5, arrivata in versione pressoché definitiva a EICMA 2021, parla al pubblico delle naked o delle scrambler, la X-Cape è la chiave di volta per convincere parecchia gente ad appassionarsi alla Moto Morini. Un'adventure fatta e finita, che promette versatilità, divertimento e comfort, e in più ha una linea davvero ben riuscita. Sì, la linea. Sapete che non parlo mai dell'estetica delle moto perché secondo me l'estetica è oggetto di giudizi estremamente soggettivi, per cui quello che magari a me piace tantissimo a voi non piace per niente, quindi io evito di parlarne proprio per questo motivo. Però è oggettivo che i Morini abbiano fatto un ottimo lavoro a livello di estetica e di proporzioni su questa X-Cape 650 e vi spiego anche il perché. La ruota anteriore da 19, sospensioni con una certa escursione e sella molto bassa, 845, una delle più basse della categoria. Può scendere addirittura a 820. Con queste proporzioni, con queste ruote e con la intenzione di far toccare bene le persone a terra, è facile che queste moto appaiano sempre un po' schiacciate verso terra, un po' nane, come dire, come una sorta di enduro vorrei ma non posso, cosa che invece con la X-Cape 650 assolutamente non accade, perché questa moto a guardarla sembra una fuoristrada vera e addirittura quasi sembra una moto con il 21. Moto Morini quindi gioca molto bene le sue carte, anche perché la X-Cape 650, così come la vedete in queste immagini, arriva sul mercato a un prezzo di 7.290 euro, davvero molto competitivo, anche perché include le ruote a raggi tubeless, che non è una cosa così comune nemmeno nei segmenti superiori. Una moto dal prezzo sicuramente superiore a quello delle low cost made in China, è vero, assolutamente, ma inferiore rispetto a quello delle concorrenti dirette con cui questa X-Cape si vuole andare a confrontare, concorrenti diretti che sono giapponesi e non cinesi. Può farlo perché la dotazione è davvero interessante. La X-Cape mette sul piatto un display connesso da ben 7 pollici, il più grande del segmento, davvero molto ben fatto e completo. 2 porte USB, 2 mappature per il motore, sensore TPMS per monitorare la pressione degli pneumatici, forcelloni in alluminio, blocchetti al manubrio molto moderni e addirittura retro illuminati. I partner tecnici sono veramente di primo livello, Bosch firma l'elettronica e l'ABS, disinseribile tenendo premuto a lungo il tasto set quando si è nella mappatura off-road. La forcella regolabile è firmata Marzocchi, i freni sono Brembo e le ruote a raggi calzano pneumatici tubeless. E poi devo dire c'è anche una bella, gradita attenzione al dettaglio, perché basta guardare bene la moto nei dettagli per scoprire che la piastra di sterzo, le manopole, il tappo del serbatoio, il piedino della forcella, tutti riportano o il logo Moto Morini oppure la scritta X-Cape, una cosa che davvero non è così comune su moto di questo segmento. Parliamo di comfort? La sella è centrata per dimensioni e schiumato, la zona di passaggio delle gambe è snella e priva di contatti fastidiosi, e questo nonostante il serbatoio sia da ben 18 litri. C'è anche il parabrezza regolabile, tecnicamente si dovrebbe poter regolare con una mano sola, ma come potete vedere insomma non è che sia proprio morbidissimo, quindi sicuramente è meglio usarne 2. Il portabacchi è dotato di ampi maniglioni per il passeggero e i fari sono full LED. Lascio per ultimo l'argomento motore, anche perché forse è il meno interessante su questa moto, non tanto perché ci sia qualcosa di sbagliato, perché alla fine funziona bene, quanto perché non è una novità assoluta. Il bicilindrico in linea da 649 cm3 e 60 cavalli, realizzato da CF Moto, è di fatto un sosia del twin che equipaggia la Kawasaki Versys, con cui condivide per esempio le misure dell'Isage Corsa 83x60. Niente di male naturalmente, CF Moto ha già dimostrato di saper fare il proprio mestiere alla grande e bene ha fatto Morini ad affidarsi a un partner così affidabile per la sua prima moto mass market.
Prima di partire, come al solito, un rapido sguardo su cosa si trova davanti il motociclista che sale sulla Moto Morini Escape 650. Innanzitutto una bella sensazione di qualità, bravi Moto Morini, perché al di là di tutti i particolari leziosi, cioè il tappo di serbatoio con il logo, la piastra che stringe i riser con la scritta Escape in basso rilievo, le manopole personalizzate, quello che appare davanti è tutto un materiale secondo me molto qualitativo, la sensazione di qualità percepita è molto valida. Bellissimo il cruscotto, molto ben riuscito, il più grande della categoria, non è un cruscotto fake tra virgolette che fa solo scena, ma è un cruscotto molto funzionale, antiriflesso, si vede bene anche nelle giornate come oggi di grande luce, è un cruscotto che offre tutte le informazioni necessarie, che si comanda tutto dal blocchetto sinistro, con un sistema magari che potrebbe essere un pochino più rapido, perché quando siamo fermi come adesso tutto funziona perfettamente, ma quando sei in movimento magari non sempre con i guanti invernali i pulsanti che sono qui sulla sinistra riesci a schiacciarli in modo perfetto. Comunque col il cursore, con la slitta diciamo su e giù si comandano si entrano nei vari menu, compreso il trip, e si entra anche nelle mappature. Con set si conferma la mappatura, con la slitta si va a cambiare mappatura, con set si riconferma la mappatura scelta. Vedete che cambia addirittura la schermata, quella del off-road è bella aggressiva con la ruota tassellata, insomma. Questo è quello che ha inteso fare Moto Morini. Doppia presa USB come vi avevo detto nell'introduzione, insomma tutto quanto è abbastanza qualitativo e sicuramente di bell'impatto visivo. Tra le varie schermate anche quella di Bike Info, che è molto interessante e molto completa perché fornisce tante informazioni, quello che manca al tagliando, il trip ovviamente, e addirittura le pressioni degli pneumatici, che su questa categoria diciamo che non è proprio non è proprio una cosa comune, anzi direi che è proprio inusuale, quindi da questo punto di vista direi che Morini ha fatto un ottimo lavoro. Torniamo al menu principale, e per dire solo che una piccola scivolata secondo me è quella di avere due leve diverse, di foggia diversa con regolazioni diverse. Su una moto diciamo economica tra virgolette è una cosa su cui si può passare sopra, però quando sali sulla Morini che ha blocchetti retroilluminati, questo bel display, tutta questa cosa fatta bene, questa cosa poi un po' si nota. Non è una novità, l'avevano anche le KTM tanti anni fa, però è una cosa che a me non piace tantissimo, anche perché proprio la forma delle leve è un po' diversa. E adesso andiamo a provare la Morini Escape 650. Bene, chiudiamo qua questa lunga giornata di prova, lunga e anche un po' fredda a dire la verità, con la Morini Escape 650. Chiudiamo con il fuoristrada, perché secondo me un pezzo in fuoristrada con questa moto va fatto per capire un po' la filosofia che c'è dietro alla Morini Escape 650, perché mi appare chiaro, dopo averla provata in lungo, in largo, strada, fuoristrada, che chi l'ha sviluppata, chi l'ha testata è un amante del fuoristrada, tant'è vero che proprio venendo in fuoristrada si percepiscono alcune qualità della Escape che in questo segmento non sono assolutamente comuni, per esempio la capacità di andare appunto sulle strade off-road. La moto è un po' seduta sul posteriore, un po' alta sul davanti, e questo quando si va sull'asfalto fa sì che l'avantreno non sia così piantato come altre moto col 19, però poi quando vai in fuoristrada scopri una moto che in piedi si guida davvero molto bene, che ha una zona centrale dove vai a fasciare con le gambe molto ben studiata, dove ti concede di arretrare e di avanzare, il manubrio bello largo che su strada a me sembra un pochino girato in avanti, quindi io magari su strada lo girerei anche un pezzettino indietro per dare un pochino più di carico. In fuoristrada diventa giusto e quindi è la moto diciamo perfetta per fare l'adventuring, come c'è scritto del resto sul suo codino. Bel progetto questo della Morini Escape 650, devo dire che la qualità costruttiva assolutamente non è male. La ciclistica funziona bene, bilanciata come ho detto, quasi più studiata per il fuoristrada che per la strada, ma comunque forcella e mono sono anche un po' regolabili, per cui si può anche cambiare un po' il bilanciamento della moto se si vuole, ma sicuramente è una moto molto equilibrata, una moto con cui è facile andare, che rispetto alle concorrenti giapponesi manca forse un filo di brio a livello di motore, perché il bicilindrico 650 della Morini è un pochino più sgonfio rispetto ad esempio quello a un bicilindrico omologo che potrebbe essere quello della Kawasaki Versys. Non è una differenza abissale, però un pochino si sente in più.
anche la moto non è super leggera, perché 213 kg a secco, poi con liquidi, batteria e pieno arriviamo quasi 230 kg. Questa è un po' la differenza tra moto, tra virgolette, un pochino più economiche e moto più costose, perché fare moto leggere, ragazzi, costa davvero un sacco di soldi. Le sospensioni, devo dire, funzionano abbastanza bene, sono tarate tendenzialmente sul morbido, la forcella tende ad affondare un po' repentinamente quando si va a frenare un po' bruscamente, e vanno un po' in sofferenza invece sulla rapida sequenza di asperità, quindi quando devono partire velocemente, quindi alle cosiddette alte velocità di lavoro della sospensione. Detto questo, davvero il lavoro, devo dire, a livello di ciclistica e di bilanciamento di guida è davvero di ottimo livello. Ergonomia mi è piaciuta molto, un punto a sfavore dell'ergonomia sono le pedane, non le pedane nel senso stretto del termine dove si appoggia il piede, ma il fissaggio della pedana che si allarga abbastanza repentinamente dietro al tacco e quando si guida in punta costringe ad aprire un po' i talloni. Forse si poteva andare via un pochino più rettilini e aprire un po' più tardi, diciamo, il portapedana posteriore per far accomodare il passeggero che peraltro non sta messo male assolutamente in sella, ha una buona ergonomia e riesce anche ad essere ben appigliato al portapacchi. A livello di protezione aerodinamica la moto non è affatto male, pochissime turbulenze, il cupolino su 2 posizioni, io l'ho usato quasi sempre nella posizione alta, protegge bene la testa e lascia fuori un po' le spalle, però devo dire che a livello di viaggio non c'è niente da dire, anche perché alla fine la moto vibra veramente poco e qualche vibrazione arriva intorno ai 5.000 giri e poco più a livello di pedane, ma più che altro sono vibrazioni non date dalle pedane stesse, perché hanno i gommini che salvano dalle vibrazioni, i gommini peraltro asportabili, perché anche qui chi l'ha fatta pensa al fuoristrada, ma dal fatto che appunto i talloni appoggiano sul portapedane anche posteriore. Questo bilanciamento per il fuoristrada fa sì che la moto sia assolutamente gratificante, secondo me è una delle moto migliori con il 19 da usare in off-road, poteva fare quasi la 21, si vede che nel mirino di Morini o comunque nel magazzino, nell'officina di Morini qualche Tenere ci deve essere stata, perché un pochino la filosofia la rispecchia. Una moto che mi è piaciuta davvero da guidare, bilanciata, facile, con dei buoni medi regimi, il motore poi in alto si sgonfia un po', ma usata ai medi è una moto che funziona davvero molto bene. Le due mappature in realtà non sono così differenti tra di loro, fatichi un po' a percepire la differenza tra quella dedicata all'off-road e quella dedicata alla strada, e il cambio è partito con innesti un po' contrastati, ma poi si è sciolto durante la prova, anche perché la moto era davvero nuova quando ce l'è andata, quindi qualche chilometrino di rodaggio lo ha migliorato senza ombra di dubbio. Nella media i freni, l'anteriore non mi dispiace per potenza, è abbastanza modulabile, ma la leva è un pochino spugnosa. Il posteriore secondo me è un po' troppo aggressivo e tende a bloccare un po' tanto, quindi l'ABS entra in gioco molto spesso. Devo dire che alla fine guidata su strada anche in situazioni come oggi, che non erano molto diciamo amiche del motociclista, alla fine le Scorpion Rally STR sono delle gomme davvero eccezionali, perché sale per terra, ghiaccio, stamattina bagnato, insomma si guida sempre con una certa scioltezza, sono gomme davvero che rendono premium anche l'esperienza di guida a bordo di una moto. Ecco, questo è più o meno tutto quello che mi è venuto in mente, mi sono appuntato sul mio taccuino riguardo alla Morini Escape 650. Devo dire che per 7.290 euro, che alla fine è il prezzo di una buona e-bike, vi comprate una moto completa, bella di estetica, l'estetica ha colpito tutti, molto ben equilibrata da guidare, con la sella bassa, facile e, perché no, anche adatta per farci qualche piccolo viaggetto. Seconda opinione. Non è vero che la prova della Moto Morini Escape è finita con il piccolo assaggio che ha fatto Stefano Cordara in fuoristrada, perché abbiamo approfittato di Federico Faccioni, che invece se l'è presa direttamente dalla redazione per 2 giorni e l'ha guidata come si deve, dimostrando anche che la moto ha delle capacità quasi insospettabili, perché ricordiamolo, ha una ruota da 19 pollici, è una moto comunque che ha un peso 213 kg a secco e 60 cavalli, insomma, e non si inserisce proprio in quella sfera di moto con la ruota da 21 e forse non ha neanche l'ambizione. Fede, com'è andata? Racconta. Allora, la Moto Morini si presenta come una moto che
idealmente non va bene per il fuoristrada, manca l'anteriore da 21, ci sono 170 mm di escursione che non sono tantissimi, e soprattutto in strada è stata trovata, diciamo, una tendenza ad assorbire in modo un po' secco le asperità, ovvero alle alte velocità, soprattutto la forcella tende a rimandare un po' i colpi. Infatti quando sono andato per provarla ho pensato, beh, insomma, probabilmente non sarà neanche così piacevole. Invece questa caratteristica fa sì che sia sempre un avantreno molto leggero, però che tende a non scomporsi, perché spesso succede soprattutto su delle moto così pesanti, in fuoristrada, quando si prendono delle buche abbastanza importanti, che avendo una forcella troppo morbida l'avantreno tende a scomporsi molto, cosa che in realtà non succede. Infatti ho fatto anche dei passaggi su delle buche abbastanza impegnative dove tende a rimanere molto stabile. Chiaro è che c'è il limite anche della luce a terra, manca in questo caso il paramotore, quindi senza esagerare troppo, mettiamola così. E aggiungo anche che secondo me per una moto del genere, soprattutto con questo peso che va molto bene per chi inizia ad andare fuori strada, la sella bassa aiuta molto, anche la gomma è perfetta. L'STR non è propriamente una gomma da fuoristrada Al come 100%. dire, al 100%, però aiuta molto, e la potenza ridotta permette di non far troppa fatica a gestire anche il gas, manca anche il controllo di trazione e quindi si riesce anche a girare la moto in un fazzoletto, no? Complice il fatto che sia bassa, non c'è molta potenza, quindi non si perde mai la trazione. Ecco, con la seconda si va più o meno dappertutto. Benissimo, molto importante. La domanda fondamentale per chi magari ha raddrizzato le antenne pensando al fuoristrada: bilanciamento dei pesi com'è, comportamento dei freni e soprattutto la triangolazione quando poi si passa dalla posizione seduta, comodo e confortevole, in piedi sulle pedane. Com'è? Allora, Stefano soprattutto ha evidenziato il fatto che per chi è anche un po' meno alto il manubrio è un po' distante. In realtà è anche un po' alto secondo me, complice anche appunto la sella molto bassa. Quando ci si alza in piedi invece, a differenza di molte altre maxi enduro più blasonate, diciamo, non si ha il manubrio in basso, quindi si riesce a guidare molto bene. Un aspetto che non mi era piaciuto molto la prima volta che l'avevo provata appena arrivata in redazione è che le pedane non sono attaccate direttamente al telaio, ma hanno un supporto, un po' come succede sull'Africa Twin per esempio. Qui molto più evidente, tende ad allargare molto anche i talloni, perché ci sono insieme anche Supporti le per il pedane del passeggero, però facendo un attimo l'abitudine a questo e alla leva del cambio, che complice anche il fatto che le pedane non siano direttamente sul telaio, è un po' interna e un po' bassa, facendo un attimo l'abitudine a queste cose si guida molto bene, anche perché la moto è molto stretta e ci si muove bene. La sella, che è divisa in due pezzi però è praticamente su un piano unico, permette di spostarsi bene, il bilanciamento dei pesi è anche ottimo. Sì. Ok, perfetto. A questo punto, domanda conclusiva: un pregio, in questo caso, che ti è piaciuto particolarmente avendola portata in fuoristrada, dopo aver sgonfiato un po' le gomme, che Esatto, è utile sì, per avere trazione, e un difetto che magari può essere la pretesta per consigliare a Moto Morini di preparare un 21, cioè una moto che possa avere delle caratteristiche ancora un po' più avventurose, perché questa comunque, secondo noi, permette di non trovarsi mai particolarmente in difficoltà, neanche con le STR che sul fango, insomma, cominciano a fare un po' fatica. E su cosa potrebbero lavorare? Beh, oddio, io non andrei per forza a fare un 21, perché poi si entra in competizione con delle moto che sono più leggere, cioè questa moto costa anche 7.000 e quasi 300 euro, perciò senza andare a fare una cosa troppo estrema, tenendo quello che c'è di buono, io l'unica cosa che consiglierei è quello magari di aggiungere un paramotore sotto, che non fa mai male, soprattutto perché passano sotto i collettori, in caso di buche, quando si comprimono un po' troppo le sospensioni è facile toccare a terra, certo. e magari aggiungere delle protezioni, come ad esempio delle barre che salgano Sui lati del telaio della carena? Sì, della carena, che è di plastica, non è un serbatoio, quindi non è quel tipo di plastica che tende ad assorbire i colpi, è una plastica rigida, diciamo, Estetica, e quindi puramente rischia estetica. di spaccarsi facilmente. E offrire magari di serie anche i paramani, che non farebbero male, visto che un paio di rami sulle mani li ho presi sulle dita mentre andavo. Quindi... Grazie Federico, adesso è il momento di chiudere anche questa puntata dedicata alla Moto Morini X-Cape. Se avete domande, dubbi, anche perché in questo modo potete parlare sia con Federico per ciò che riguarda il fuoristrada, sia con Stefano per tutto il resto della prova, beh, ovviamente sono a vostra disposizione, i commenti qua sotto e alla prossima. Ciao Federico. Ciao Marco, ciao a tutti.